Oggi ti parlerò di schemi di colori. Ecco una panoramica dei principali schemi di colori basati sulla ruota dei colori. Iniziamo con i colori complementari. Sono i colori opposti nella ruota dei colori, quindi il giallo opposto del viola, l'arancio e il blu che sono complementari di nuovo e il rosso con il verde. L'effetto è di un contrasto molto forte e vivace, molto usato per attirare l'attenzione. Guarda, ti mostro subito un lavoro eseguito proprio con i colori complementari. Vuoi lavorare invece con uno schema di colore con colori analoghi? È il caso dei colori, per esempio, o freddi come il blu, blu-verde o il verde, oppure colori caldi come il rosso, rosso-arancio, arancio. Questi sono due lavori che mostrano colori analoghi e quindi tonalità vicine nel realizzare un dipinto. L'effetto, diciamo, di questi dipinti è effetto di armonia, di coesione, ideale per ambienti rilassanti e naturali. Ma vogliamo fare anche uno schema con i colori primari? I colori primari innanzitutto sono il giallo, il rosso e il blu e ti posso mostrare un dipinto dove predominano tutti e tre i colori primari. Sono i colori fondamentali da cui derivano tutti gli altri. Sono usati come base i colori primari per creare palette, ma possono essere usati anche per creare combinazioni forti e dinamiche. Le tecniche di contrasto in pittura sono strumenti fondamentali per creare proprio la profondità, il dinamismo e la focalizzazione. E oltre al contrasto tra colori caldi e freddi che possiamo sempre fare, o anche tra il contrasto tra i colori complementari, ti suggerisco anche il contrasto tra colori saturi e non saturi. Vale a dire, i colori saturi sono colori puri, brillanti. Qui ho usato un rosso e non a caso è ancora un contrasto nuovamente tra caldo e freddo, a cui si aggiunge anche un contrasto di colori saturi e desaturati, cioè sono colori più spenti. Questo dello sfondo, vedi, in questo caso è proprio un celestino spento. Ti metto a confronto proprio questi due lavori e capirai come i colori, per esempio, che tu usi, puoi attraverso il colore dirigere lo sguardo, l'occhio, fai conto, è attratto dalle forme sature. I colori invece desaturati fanno da sfondo, come in questo caso, no? Uno sfondo neutro che esalta però le zone focali, come in questo caso il pesce. Preparati sempre uno schema di colori prima di dipingere per gestire consapevolmente i contrasti. Mescola un po' di colore dell'oggetto nello sfondo e viceversa per un effetto più armonico. Sfrutta i contrasti per raccontare caldo-freddo, per evocare emozioni, mentre saturo-desaturo può suggerire memoria, sogno. Ciao ciao allora, alla prossima!